Salve, in questo tutorial andiamo a vedere come realizzare questa simpaticissima 500 Fiat 500 Abarth che si usava all'epoca, un gioiellino di quel periodo. Spero che il tutorial vi sia utile e quindi andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la cappotta, la carrozzeria della nostra Fiat 500 andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie. Lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre catenelle e andiamo a fare per altri 47 giri le nostre 16 maglie basse. Terminati tutti i nostri giri andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Giriamo il lavoro, facciamo un altro giro di 18 maglie e stacchiamo il filo per quanto riguarda la carrozzeria di sopra della nostra auto. Possiamo ora staccare il nostro filo, andiamo a chiudere in questo modo. Lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire. Andiamo ora a realizzare i laterali dell'auto. Sono fatti allo stesso modo, soltanto che poi quando andiamo a cucire uno da questo lato e l'altro naturalmente dall'altro lato, ma alla fine è lo stesso schema. Andiamo a realizzare questa parte, quindi ne dobbiamo fare due. Lavoriamo 44 catenelle e andiamo a lavorare 44 maglie basse nelle nostre 44 catenelle. Giriamo il lavoro e facciamo un altro giro di 44 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e 2 diminuzioni nelle ultime 2 maglie. In tutto saranno 40 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 38 maglie basse. Giriamo il lavoro. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e andiamo a lavorare soltanto 28 maglie. Lavorate le nostre 28 maglie in questo modo, devono avanzare queste, non le lavoriamo, giriamo e andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 26 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di 24 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e in tutto saranno 18 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Possiamo staccare il filo da questa parte e andiamo a fare la piccola base sotto questo piccolo giro qui. Quindi cosa facciamo? Giriamo il nostro lavoro in questo modo e andiamo a lavorare nella catenella di sotto. Contiamo 13 maglie dalla catenella e cominciamo nella 14ª maglia a lavorare 18 maglie basse. Quindi lasciamo le 13 maglie dopo averle contate ed entriamo nella 14ª maglia. Dopo aver lasciato le nostre 13 maglie andiamo a lavorare 18 maglie basse da qui fino a qui, poi giriamo e facciamo un altro giro di 18 maglie basse e possiamo staccare il filo. Questa parte è completata. Stacchiamo il nostro filo anche per la parte di sotto in questo modo e ne andiamo a fare 2 identici. Per lavorare il cofano della nostra auto andiamo a avviare una catenella di 16 maglie. Lavoriamo 16 maglie basse nella nostra catenella. Andiamo a lavorare per altri 9 giri 16 maglie basse.
Complessivamente, contando anche il primo giro delle nostre maglie, delle nostre 16 maglie, in tutto saranno 9 giri di 16 maglie basse. Fatti i nostri giri, andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento della prima maglia e un aumento dell'ultima maglia. Saranno nuovamente 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo nelle nostre 22 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare gli ultimi 2 giri di 24 maglie e stacchiamo il filo. Terminati gli ultimi 2 giri, andiamo a chiudere in questo modo e questo sarà il cofano e la parte davanti della nostra auto. Per realizzare la base di sotto dell'auto dobbiamo fare riferimento alla carrozzeria di sopra. La base di sotto la andremo a fare nera e dobbiamo ritagliare un cartoncino che vada all'interno di questa base. Quindi andiamo a lasciare un mezzo centimetro da un lato, un mezzo centimetro dall'altro e a un mezzo centimetro, anche un po' meno, ai due lati, giusto un pochino più stretto, in modo da farlo rientrare all'interno. Deve uscire praticamente così, un po' fuori nei margini della carrozzeria che abbiamo realizzato. Quindi con il filato nero andiamo a fare la parte di sotto dell'auto. Per la base di sotto dell'auto dobbiamo utilizzare il filato nero e andiamo a realizzare una catenella di 16 maglie. Lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle e andiamo poi a fare altri 37 giri di 16 maglie. Fatti tutti i nostri giri, andiamo a chiudere questa parte in questo modo e questa sarà la base di sotto dell'auto. Andremo poi a mettere il nostro cartoncino in modo da farla mantenere più rigida all'interno. Andiamo ora a cucire i nostri pezzi. Dobbiamo cucirli in questo modo. Prendiamo la carrozzeria rossa, questa dritta, e andiamo a posizionare il laterale in questo modo. Nel cominciare a cucire dobbiamo cominciare da questo lato qui, dalla punta proprio da sotto, non da questo lato, ma proprio dalla base qui della nostra auto, in modo da far combaciare il tutto fino ad arrivare dall'altro lato. Quindi andate a prendere di qua, mi raccomando, partite da questo lato qui, dalla base di sotto. Andate a cucire bene tutto intorno fino ad arrivare dall'altro lato. Proseguite la vostra cucitura seguendo la linea qui. Andate maglia per maglia e continuate a cucire in questo modo. Dovete seguire questo modellino qui del laterale. Dopo aver cucito tutto questo lato qui fino a questo punto, andiamo a cucire allo stesso modo anche l'altro lato, facendo attenzione sempre a cominciare dalla parte più corta. Ritagliamo una sagoma di cartone delle stesse dimensioni della base di sotto e andiamo a curvarla leggermente in modo da inserirla nella cappotta. Andiamo a cucire il cofano. Dobbiamo fare in questo modo: la parte più stretta, questa qui, la dobbiamo far combaciare con il laterale della nostra auto. Quindi facciamo in questo modo, deve venire la parte unita sotto qui pari, e andiamo a cucire bene tutto intorno. Cominciamo da questo lato, facciamo entrare il filo e i nodi tutto all'interno e andiamo a cucire bene maglia per maglia, unendo queste parti. Terminato il laterale, vado a girare sempre dalla parte più
alta in questo modo e vado ad unire fin qui. Questo verrà leggermente accavallato sopra, che sarà il cofano della nostra auto. Quindi proseguite fino a raggiungere questa parte qui. Raggiunta questa parte vi fermate da questo lato e andate a fare la stessa cosa anche per l'altro lato. Cominciate sempre a pari in questo modo qui e proseguite girando in questo modo fino ad arrivare all'angolo qui. Quindi cominciando da pari andate a seguire il modello in questo modo fino a raggiungere questo angolo qui. Andate a cucire bene tutto. Inseriamo il cartoncino, quello curvo, poi inseriamo l'ovatta sintetica, il cartoncino, quello per la base di sotto, e dobbiamo andare a cucire ora la base di sotto, questa nera, in modo da far unire la carrozzeria alla base. Andiamo maglia per maglia e andiamo a cucire bene. Magari inserite un po' meno di ovatta e poi dopo, quando state per finire, prima di chiudere andate ad inserire un altro po', così è più facile. Magari andate a fermare con degli spilli prima tutto intorno in modo da agevolare il lavoro. Assicuratevi di aver riempito bene il tutto e poi finite di chiudere la base di sotto per bene. È importante dare una buona forma già alla base della vostra auto. Per realizzare la ruota con il filato grigio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Sostituiamo il filato grigio con quello nero e andiamo a fare una maglia in aumento per tutto il giro. In tutto saranno 18 maglie. Ogni 2 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e chiudiamo. Per realizzare i parafanghi che vanno sulle ruote, questi rossi, prendiamo il filato rosso e andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a fare altri 2 giri di 12 maglie basse. Finiti i giri stacchiamo il filo e andiamo a fare altri 3 allo stesso modo. In tutto devono essere 4, così come le ruote. Andiamo a ritagliare da un foglio di carta i finestrini, andiamo a fare un po' la sagoma dei finestrini sia laterali che questo centrale, che il tettuccio e anche della parte di dietro, in modo da poterli poi ritagliare sul panolenci o sulla gomma eva. Andiamo a ritagliare le stesse sagome, quindi dobbiamo fare una specie di carta modello che riprenda tutto il laterale e tutta la parte davanti, il tettuccio, in modo da poterlo poi riprodurre sul panolenci e andarlo ad applicare lì dove serve. Dobbiamo poi ritagliare un filo di ferro abbastanza rigido che deve tenere le nostre ruote. Lo andiamo ad inserire nel laterale, lo facciamo uscire dall'altro lato in questo modo. Inseriamo poi le ruote, le andiamo ad incollare in questo modo, in modo che venga giù la parte, e andiamo a sistemare tutti e 2 i laterali delle ruote. Andiamo ad incollare o a cucire al lato in questo modo, sia davanti che le ruote di dietro. Andate a cucire anche il laterale e la parte davanti del cofano. Per realizzare il parafanghi che andiamo a mettere qui davanti andiamo ad avviare 16 catenelle. Lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Chiudiamo poi il lavoro, stessa cosa andiamo a fare per i parafanghi di dietro, allo stesso modo. Per i fanalini andiamo a avviare un anello magico di 6 maglie, chiudiamo e abbiamo realizzato il nostro fanalino. Ne andiamo a fare 2.
Per realizzare lo stemma che ha qui davanti dobbiamo realizzare una catenella di 4 catenelle. Andiamo a fare altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a chiudere nella prima con una maglia bassissima e andiamo a lavorare nuovamente 4 catenelle, 2, 3 e 4. Possiamo chiudere e cucire il lavoro sulla parte davanti della nostra auto. Per realizzare lo specchietto laterale avviamo un anello magico di 4 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un altro giro di 4 maglie su quelle appena realizzate. Realizziamo una maglia bassissima e poi andiamo a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4. Ripassiamo con delle maglie bassissime nelle 4 catenelle e raggiungiamo il punto di partenza. Chiudiamo, lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire al lato dell'auto. In questo modo. Inseriamo poi il filo nell'auto e andiamo a rinforzare questa parte che reggerà il nostro specchietto. Passiamo un po' più volte il filo in modo da rinforzarlo e poi lo andiamo a cucire. Io andrò a tagliare il vetro qui davanti ai laterali dal pannolengio, dalla gomma eva grigia, mentre il tettuccio di sopra dell'auto andrò a tagliarlo con la gomma eva o il pannolengio nero. Quindi dopo aver preso la misura e fatto il mio modellino, vado a ritagliarlo sulla gomma eva in questo modo, lo vado a ritagliare e poi lo vado ad applicare sul tettuccio della macchina. Vado a farmi la sagoma del finestrino e vado con un pennarello nero a tracciare bene la linea intorno prima di tagliarlo. Vado a fare anche i tergicristalli. Andiamo a cucire le ruote e poi andiamo a ritagliare i nostri finestrini. E dopo aver tagliato tutti i nostri pezzi che compongono l'auto, andiamo ad incollarli al posto giusto. E dopo aver applicato tutte le nostre parti, possiamo magari trasformare la nostra 500 in quelle 500 speciali dell'epoca che si chiamavano Abarth, e quindi ho fatto una riga qui colorata, ho aggiunto questa riga bianca, poi l'ho colorata di nero e ho fatto questi piccoli quadretti, righe come le volete chiamare. Poi ho aggiunto dietro le varie parti, ho deciso poi di utilizzare tutto con la gomma eva e un po' di pannolenghi. Non ho usato l'uncinetto, però è facoltativo, fate ciò che ritenete voi opportuno. Io ho preferito rifinirla in questo modo. Voi vi ho dato anche le misure che potete fare anche con l'uncinetto, quindi decidete un po' voi come rifinirla. Magari potete andare a rifinire con il filo tutto intorno per contornare anche le varie parti, facoltativo, decidete voi. Sono andata a mettere anche la piccola antenna qui su, ho realizzato poi 2 piccoli tergicristalli ed ho applicato. Ho fatto poi i fanalini, ho aggiunto questo piccolo pezzo, insomma ho cercato di rifare i vari pezzi con la gomma eva e il pannolenghi. Spero che questo mio lavoro vi piaccia. Ringrazio di cuore la persona che mi ha fatto questa richiesta, che ha detto che non riusciva a trovare nessun video dove veniva spiegata questo tipo di macchina, di questo tipo di auto. Spero che abbia fatto felice il figlio di questa persona
e spero di aver fatti felici anche voi. Vi aspetto tutti alla prossima, vi do un grande bacio, un grande abbraccio, ciao ciao, alla prossima. Mi raccomando, condividete il video, fatelo conoscere ai vostri amici e mettete un bel like se vi è piaciuto. Ciao, alla prossima, baci.